Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dediol Havas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento, 10 febbraio 2022. Cos'ha Dediol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dediol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dediol? Dediol è un farmaco a base del principio attivo alfa-calcidolo, appartenente alla categoria degli vitamine D e nello specifico vitamina D ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals SRL. Dediol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dediol 30 capsule 0,25 mcg, Dediol Osgocce 10 ml 2 mcg/ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Kepla Pharmaarzneimittel GmbH. Concessionario: Havas Pharmaceuticals SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: alfa-calcidolo. Gruppo terapeutico: vitamine D. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: osteodistrofia da insufficienza renale in dialisi o meno, ipoparatiroidismo, rachitismo ed osteomalacia D resistente o D dipendente, pseudodeficitaria, rachitismo ed osteomalacia ad alterazioni renali dovute al metabolismo della vitamina D, osteoporosi postmenopausale. Posologia. Dose iniziale per tutte le indicazioni. Adulti: 1 mcg al giorno. Bambini di peso superiore ai 20 kg, 1 mcg al giorno. Bambini di peso inferiore ai 20 kg, 0,05 mcg/kg al giorno. 1 ml di soluzione contiene 2 mcg di principio attivo. Popolazione pediatrica. Per i bambini di peso inferiore ai 20 kg la posologia di 0,05 mcg/kg/die. Per facilitare il calcolo del dosaggio in questi bambini si riporta qui di seguito una tabella esemplificativa dose/peso. Peso del bambino. Dose. Numero di gocce: 1 kg 0,050 mcg 1 gtt 1,5 kg 0,075 mcg 2 gtt 2 kg 0,100 mcg 2 gtt 2,5 kg 0,125 mcg 3 gtt 3 kg 0,150 mcg 4 gtt 3,5 kg 0,175 mcg 4 gtt 4 kg 0,200 mcg 5 gtt 4,5 kg 0,225 mcg 6 gtt 5 kg 0,250 mcg 6 gtt 5,5 kg 0,275 mcg 7 gtt 6 kg 0,300 mcg 8 gtt 6,5 kg 0,325 mcg 8 gtt 7 kg 0,350 mcg 9 gtt 7,5 kg 0,375 mcg 10 gtt 8 kg 0,400 mcg 10 gtt 8,5 kg 0,425 mcg 11 gtt 9 kg 0,450 mcg 11 gtt 9,5 kg 0,475 mcg 12 gtt 10 kg 0,500 mcg 13 gtt 11 kg 0,550 mcg 14 gtt 12 kg 0,600 mcg 15 gtt 13 kg 0,650 mcg 17 gtt 14 kg 0,700 mcg 18 gtt 15 kg 0,750 mcg 19 gtt 16 kg 0,800 mcg 21 gtt 17 kg 0,850 mcg 22 gtt 18 kg 0,900 mcg 23 gtt 19 kg 0,950 mcg 25 gtt 20 kg 1,000 mcg 26 gtt. Modo di somministrazione: si consiglia di non somministrare direttamente il prodotto, ma di utilizzare un cucchiaino per dosare correttamente l'esatto numero di gocce da somministrare. È importante regolare il dosaggio in accordo con le risposte biochimiche onde evitare l'instaurarsi di ipercalcemia.
I parametri da valutare comprendono i tassi plasmatici di calcio, la fosfatasi alcalina, l'ormone paratiroideo, l'escrezione urinaria di calcio nonché esami istologici e radiografici. Pazienti con grave disfunzione ossea, eccezione fatta per quelli con insufficienza renale, possono tollerare una posologia PA elevata senza che compaia ipercalcemia. In ogni caso, il mancato rapido aumento del calcio plasmatico in pazienti con osteomalacia non implica la necessità di aumentare la posologia, in quanto il calcio derivante da un aumentato assorbimento intestinale può essere incorporato nelle ossa demineralizzate. In tal caso la maggior parte dei pazienti risponderanno ad una posologia di 1,3 mcg/die. La posologia deve essere ridotta nelle alterazioni del sistema scheletrico quando vi sia una evidenza biochimica e radiografica di guarigione, e nei pazienti ipoparatiroidei quando si siano raggiunti livelli normali di calcio plasmatico. Le dosi di mantenimento sono generalmente comprese tra 0,25 e 1 mcg/die. Osteodistrofia da insufficienza renale. La maggior parte dei pazienti con osteite fibrosa ed osteomalacia mostrano miglioramenti sintomatologici rapidi e miglioramenti biochimici, radiologici ed istologici graduali. In questi soggetti il solo effetto indesiderato ha l'ipercalcemia, che appia probabile quando vi ha un miglioramento evidente del quadro osseo. Pazienti con livello di calcio plasmatico relativamente alto possono manifestare un iperparatiroidismo autonomo che spesso non risponde alla terapia con 1I+-OD3. In questo caso può essere opportuno ricorrere ad altre terapie. Prima e durante il trattamento con 1I+-OD3 è opportuno considerare la possibilità di usare sostanze che si leghino ai fosfati, onde prevenire una iperfosfatemia che, soprattutto quando associata ad ipocalcemia, aumenta il rischio di calcificazione metastatica. Poiché copyright una ipercalcemia prolungata può aggravare la riduzione della funzionalità renale, è particolarmente importante tenere costantemente sotto controllo il tasso di calcio plasmatico nei pazienti con insufficienza renale cronica. Un'ipercalcemia precoce è più probabile in pazienti con iperparatiroidismo autonomo, con osteomalacia istologicamente a Eurospura Euro-S dovuta, presumibilmente a deplezione di fosfati o di intossicazione d'alluminio, e nei dializzati soggetti a forti perdite di calcio. Ipoparatiroidismo. Al contrario di quanto avviene in risposta alla vitamina D, i bassi livelli di calcio plasmatico vengono riportati alla norma in tempi relativamente brevi. Con una posologia di 1I+-OD3 PA elevata, 3-5 mcg, e con somministrazione di calcio possono essere corrette anche forme gravi di ipocalcemia, ad esempio dopo intervento chirurgico esteso sulla tiroide, e la relativa sintomatologia può essere eliminata più rapidamente. La normocalcemia può essere mantenuta con una posologia ridotta. Osteomalacia e rachitismo ipofosfatemico resistente alla vitamina D sono caratterizzati da ipofosfatemia dovuta a difettoso riassorbimento tubolare renale o ad alterato assorbimento intestinale del fosforo. In tali casi alte dosi di vitamina D ed un ulteriore apporto di fosfati possono essere insufficienti, in quanto possono determinare ipocalcemia ed iperparatiroidismo. Il trattamento con 1I+-OD3 migliora rapidamente la miopatia, se presente, aumenta la ritenzione del calcio e del fosforo e favorisce la riparazione delle lesioni ossee. In alcuni pazienti può essere necessario un trattamento supplementare a base di fosfati. Il rachitismo pseudodeficitario, D-dipendente, richiede alte dosi di vitamina D, probabilmente per un difetto ereditario della produzione di 1,25O2D3. Invece le dosi terapeutiche di 1I+-OD3 sono sufficienti per la remissione del rachitismo nutrizionale dovuto a carenza di vitamina D. Rachitismo ed osteomalacia ad alterazioni renali dovute al metabolismo della vitamina D. Rachitismo ed osteomalacia ad alterazioni renali possono essere risolti rapidamente con dosi eurosfisiologiche Euro-S di 1I+-OD3. Alcune esperienze hanno mostrato che pazienti con osteomalacia da malassorbimento, che rispondevano soltanto ad alte dosi di vitamina D per via parenterale, ottengono buoni risultati con piccole dosi orali di 1I+-OD3. Controindicazioni. Il prodotto non deve essere somministrato nei soggetti con nota ipersensibilità individuale al principio attivo o ai componenti o in caso di ipercalcemia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Durante tutto il periodo di trattamento sono necessarie determinazioni periodiche del livello di calcio plasmatico e degli altri parametri necessari. I livelli del calcio e fosfato plasmatico devono essere misurati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I pazienti in trattamento con anticonvulsivanti, ad esempio barbiturici, fenitoina, carbamazepina o primidone, hanno effetti di induzione enzimatica con conseguente aumento del metabolismo di alfa-calcidolo.
I pazienti in trattamento con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Tediol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Tediol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di alfa-calcidolo in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva. Tediol non deve essere usato in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'alfa-calcidolo non ha nessuna influenza diretta o trascurabile sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso macchinari. Tuttavia, il paziente deve essere informato del fatto che si possono verificare vertigini durante il trattamento e tenerne conto durante la guida o l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Nei pazienti con insufficienza renale può verificarsi ipercalcemia ed iperfosforemia con rischio di calcificazione metastatica a livello dei tessuti molli. Nei pazienti con ipoparatiroidismo e ipofosfatemia, resistente alla vitamina D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un consumo eccessivo di Tediol può portare allo sviluppo di ipercalcemia, tuttavia, tale effetto si inverte rapidamente con la sospensione del medicinale. In casi gravi di ipercalcemia generalizzata dovrebbero essere intraprese misure di sostegno, come tenere il paziente ben idratato per via endovenosa con infusione di soluzione fisiologica, diuresi forzata, monitoraggio degli elettroliti, calcio e indici di funzionalità renale, valutazione delle anomalie elettrocardiografiche, in particolare sul paziente in terapia con digitale. PA in particolare, dovrebbe essere considerato il trattamento con glucocorticoidi, diuretici dell'ANSA, bisfosfonati, calcitonina e alla fine emodialisi con basso contenuto di calcio. Proprietà farmacodinamiche. L'alfa-calcidolo 1I+-OD3 è il primo precursore della sintesi del metabolite attivo della vitamina D3. Nell'organismo, la vitamina D3 è normalmente trasformata in 25-O-D3, principalmente a livello, proprietà farmacocinetiche. L'alfa-calcidolo, dopo somministrazione orale, viene rapidamente e completamente assorbito. La conversione metabolica è totale in circa 12 ore. L'emibita plasmatica apparente dell'1I+-25-O-2D3, proveniente dalla idrossilazione dell'1I+-O, dati preclinici di sicurezza. Dopo somministrazione unica, il valore della DL50 per ossa è di 510 mcg/kg nel topo e di 550 mcg/kg nel ratto, mentre per la via endovenosa di 310 mcg/kg. Elenco degli eccipienti. Capsule. D1I+- toccoferolo, olio di sesamo. Composizione della capsula: gelatina, glicerina, potassio sorbato, titanio biossido e 171 gocce orali, soluzione. Gliceropolietilenglicole stearato, acido citrico, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Tediol a base di alfa-calcidolo sono: Diseon, Geniad. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.